Ti piacerebbe creare un'app nativa iOS o Android partendo dal tuo sito WordPress o dal tuo store WooCommerce? È possibile farlo grazie a un tool chiamato App My Site che andremo a vedere in questo video. Non preoccuparti, non c'è bisogno di sapere niente di codice, ma è molto semplice creare la tua app grazie ad App My Site. Io sono Alessandro di Lifetime Deals Italia e se questo argomento ti interessa, in generale se ti interessano i tool di digital marketing, ti invito a iscriverti a questo canale. Adesso non ci resta altro che entrare in App My Site e creare la nostra prima app nativa. Ed eccoci qua all'interno di App My Site. Andremo a creare l'app per il sito Lifetime Deals Italia. Vediamo che come prima cosa ci chiederà l'URL del nostro sito, quale CMS abbiamo utilizzato. Al momento si possono creare app solamente a partire da WordPress, ma i founder hanno dichiarato che cercheranno di rendere App My Site utilizzabile anche ad esempio con Shopify. Quale tipologia di sito vogliamo trasformare in app? Vediamo che possiamo scegliere e-commerce, e-commerce con blog, blog con e-commerce. Queste due, la differenza è un po' sul focus che vogliamo dare, blog e pagine di un CMS. Una volta anche scelto il nome della nostra app, andremo direttamente nella dashboard. Ecco qua come si presenta la dashboard della nostra app. Possiamo andare qua su Appearance e cambiare tutte le impostazioni in modo tale che la nostra app avrà il nostro logo, i nostri colori, eccetera. Ma andiamo a vederlo. Cliccando qua appunto possiamo andare su App Icon. Come vedete io ho già caricato la mia icona. In alternativa si può creare l'icona inserendo del testo e del colore. Questa è un'opzione sconsigliata perché comunque, come possiamo vedere qua nell'anteprima, l'icona rimane un po' anonima, diciamo. Tra l'altro si possono scegliere ancora pochi font e quindi il mio consiglio è quello di caricare il vostro logo. E vediamo che l'app si vedrà così su iOS, su Android così, diciamo, sono molto simili. Un secondo step è il launch screen. Anche qui si può andare a caricare un'immagine di background come ho fatto io, oppure scegliere un colore, decidere dove allinearlo, aggiungere delle scritte. Questa sarebbe un'immagine diciamo a schermo intero. Lui già, questo tool ci dà delle possibilità, chiaramente probabilmente non faranno al caso tuo, quindi ti consiglio di caricare un'immagine, altrimenti io ho lasciato il background con un logo, background ovviamente in questo caso nero. Passando al seguente step puoi decidere la schermata di login. Anche qui vediamo che si potrà fare login con Google, Facebook, Apple o con l'email. Questo per quanto riguarda iOS, lo stesso per Android, e anche qui possiamo customizzare i nostri colori, i loghi, eccetera. Qua andiamo un po' più nel dettaglio di quello che sarà l'app internamente e quindi, come possiamo vedere dall'anteprima sulla destra, stiamo andando a cambiare i colori delle sezioni, delle call to action, eccetera. Io ho messo per esempio il viola, che uso sempre per le call to action. Si può anche cambiare il font volendo. Questo per esempio dell'header, vediamo che è cambiato qua, ma lasciamo sans serif e salvare chiaramente. Ultima cosa sarà la home screen, e quindi qua la
cosa più importante probabilmente è dove andiamo a scegliere i contenuti che verranno visualizzati all'interno della nostra app. Siccome io ho scelto come tipologia blog, App My Site mi restituisce quello che è possibile creare con il blog. Chiaramente se avremo un e-commerce ci sarà la possibilità di inserire i prodotti dell'e-commerce. Vediamo un esempio. Qua possiamo vedere che ci sarebbero come prima cosa le categorie del blog. Io voglio spostarle sotto queste altre: blog banner, popular blogs e recent blog. Andiamo a vedere, salviamo ed ecco qua che la preview è cambiata. Quindi ora avremo il blog banner, popular blogs, recent blogs e poi le blog categories. Come vediamo qua ci sono anche delle pagine prese dal mio sito. Cliccando qui su pagine possiamo andare a scegliere quali saranno le pagine da visualizzare e quali invece da escludere. Ecco, vediamo che qua per esempio c'è show all. Se deselezioniamo possiamo scegliere tutte le pagine specifiche da mostrare. Ora scegliamo tutte e salviamo, che tanto è solo un esempio. La cosa importante da fare dopo, quindi dopo aver fatto tutta questa parte di layout grafico, diciamo colori, font e struttura, la cosa importante è andare a connettere App My Site e il nostro sito. Quindi bisognerà scaricare il plugin, basta cliccare su download plugin, andare all'interno del nostro sito WordPress, installarlo e attivarlo. Se dovessero esserci degli errori li possiamo vedere qua nella schermata troubleshooting, ma in questo caso non ci sono errori. Che altre cose possiamo fare? Ci sono delle impostazioni che possiamo cambiare. Ecco qua, come abbiamo detto prima, qua andiamo a cambiare, se vogliamo, la tipologia del nostro sito, quindi la tipologia del sito dal quale creiamo la nostra app, il nome, email, telefono, eccetera. Il menu è molto interessante perché qua andiamo a scegliere quali saranno le voci del menu della nostra app ed ecco qua si può creare il proprio menu o andare a selezionare dal sito un menu. Nel nostro caso ne ho solo uno, però è interessante anche crearlo e anche qui possiamo scegliere quali pagine far comparire nel menu. Ci mette un po' a caricare, ma è abbastanza analogo a quanto abbiamo visto prima con le pagine da caricare all'interno dell'app. Infatti eccole qua. Ok, ci manca la bottom navigation e qua, ecco qua, possiamo inserire la home e cambiare i setting, magari cambiare l'icona, cambiare la tipologia. Quindi potremmo inserire post categories, post search settings. Questo è molto interessante perché rende un'app specifica. Quindi diciamo che vogliamo tenere la home e vogliamo inserire la ricerca search, post search icon, ci permette di andare a scegliere anche delle icone. In questo caso ci interessa, vediamo se la troviamo, ma sono tutte simili e sembrano solo queste. No, ecco, si può scorrere, ci metteva solo un pochino a caricare. Vediamo che ce ne sono abbastanza. Cerchiamo direttamente qua search e andiamo a sceglierne una di questi, tanto è solo un esempio. Ok,
e vediamo che avremo diverse icone con le voci di menu. Non sono bellissime queste icone, però sono assolutamente utili. A livello di pagine si possono inserire le pagine web view, quindi vedere le stesse pagine del sito, o fare in modo tale che l'app automaticamente cambi le pagine e crei delle pagine, diciamo, native. Quindi in base alla selezione qua si può abilitare o disabilitare la visione del web, diciamo. Io in questo caso l'ho disabilitata in modo tale che l'app, appunto, che questo tool crei delle pagine in automatico. Si possono aggiungere i social e a questo punto direi che con le customizzazioni ci siamo. Quindi è molto semplice creare un'app. Dall'altra parte non abbiamo migliaia di possibilità di customizzazione, ma vediamo che in mezz'ora, un'ora uno può creare veramente un'app dal nulla, anche in meno tempo volendo. Andiamo a vedere una preview dell'app. Ci permette qua di vederla sia su iOS che su Android. Quindi cliccando per esempio sull'iPhone 11 Pro Max vedremo che la mia app appena creata ha queste caratteristiche. Quindi ci mostra i post di blog più recenti e poi ci mostra le categorie del blog. Probabilmente non ho salvato il menu e quindi non me lo sta mostrando il menu bottom. Comunque possiamo vedere che ci sono tutte le voci e poi abbiamo il menu in alto, diciamo quello classico qua. Lo stesso possiamo vedere su Android, però più o meno diciamo che sono uguali. Si può anche testare l'app su un device vero, quindi cliccando qui ti fa scaricare l'app e poi ti dà un codice che attraverso l'app, in questo caso l'app di AppMySite, ti permette di avere una visualizzazione precisa di come verrebbe la tua app. Se invece vuoi scaricare la tua app e pubblicarla sugli store, ovviamente ognuno dei due store ha un costo, ma questo indipendentemente dal tool, puoi creare l'app qua, scaricarla e pubblicarla. Altre cose che si possono fare, che vediamo velocemente, è il migliorare le performance, e qua è un add-on, diciamo, a pagamento, quindi non incluso nell'offerta che andremo a vedere alla fine. Lo stesso vale per la sicurezza. Qua possiamo scegliere le notifiche push da inviare, super interessante, quindi andiamo a crearla e decidiamo se inviarla subito o schedularla, inviarla solo su Android, solo su iOS o su entrambi. Questo è molto interessante, ovviamente. Multisite per chi acquista una licenza che prevede anche questa opzione, multisite o multilingua, è molto interessante. Nel mio caso specifico non mi serve perché ho un sito solo in italiano, in questo caso non è neanche multisite. Qua per la monetizzazione, ok, si possono inserire delle ads semplicemente. Io non mi sono occupato di questa cosa anche perché è un esempio, però è molto semplice. Come vediamo possiamo scegliere dove inserire le nostre ads. Ci sono anche degli add-ons diversi come il white label, che per esempio io ho già attivo, che è fondamentale. Chiaramente se vuoi pubblicare una tua app vale la pena avere un'app white label, cioè con la tua etichetta, con il tuo nome, non un'app sotto nome AppMySite, chiaramente. Se non vuoi disegnare tu la tua app, anche se abbiamo visto che è molto semplice, esiste anche un servizio di mobile app design
e ci sono tante altre cose che si possono aggiungere, language support, multisite, vediamo così. Ultima cosa, si possono aggiungere più utenti che lavorino all'interno di questo tool. Allora a questo punto andiamo a vedere quanto costa questo tool e l'offerta lifetime che c'è in questo momento su AppMySite. Eccoci qua e vediamo i prezzi ufficiali di AppMySite. Esiste una versione gratuita solo per la preview che ti permette di giocare, diciamo, con il tool. Se vuoi creare delle app da pubblicare, il piano starter parte da $9 al mese. $9 al mese se scegliamo di pagarli annualmente. Quello che ci permette di fare il piano starter è pubblicare solo su Android. Se invece vogliamo pubblicare la nostra app su entrambe le piattaforme, quindi Android e iOS, dobbiamo pagare questo tool $19. Ma non preoccuparti, perché in questo momento il tool AppMySite è in offerta lifetime e quindi andiamo a vedere l'offerta che c'è. Eccoci qua, ci sono diversi piani che possiamo scegliere, vediamoli tutti. Il primo ci permette di spendere solo $39 lifetime, quindi $39 non al mese, non all'anno, ma una volta sola, per 3 siti web e 3 utenti. L'unico problema di questa licenza è che non ci permette di pubblicare delle app white label e, come abbiamo detto prima, è un po' inutile se vogliamo fare le cose, diciamo, fatte per bene. Per cui la licenza che io consiglio, che poi è quella che al momento ho acquistato anch'io, è la licenza 2 a $99, sempre lifetime. Ci permette di creare app da 10 siti web, ci permette di collaborare in 6 persone e soprattutto ci permette di creare delle app white label. Se invece tu dovessi avere la necessità di creare app partendo da siti multisite o comunque avere anche il supporto di diverse lingue, allora dovrai scegliere dalla licenza 3 in poi. Ultimissima licenza è la 5, che per $399, ricordiamo lifetime, ci permette di creare un numero illimitato di app da un numero illimitato di siti web. Questa licenza è consigliata per le agencies o comunque per tutte le persone che vogliono offrire un servizio ai loro clienti di creazione app partendo da un sito WordPress o uno store WooCommerce, senza escludere neanche la possibilità di farlo su Shopify o Magento, che verranno però implementate nei mesi successivi. Quindi capiamo che $399 sono un investimento e vale la pena spenderli solo se hai intenzione di vendere questo servizio. Per approfittare di questa offerta che non trovi sul sito ufficiale, ti lascio un link in descrizione. Il link è un link affiliato, quindi se deciderai di comprare, di acquistare da questo link, io riceverò una piccola commissione, ma il prezzo ovviamente non cambia per te. Se ti è piaciuto questo video e spero che ti sia stato utile, ti invito anche a mettere un like e a seguirmi su questo canale. Ci vediamo al prossimo tool.